Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video parleremo nuovamente di notebook LM in Gemini e vedremo come approcciarci alla progettazione didattica secondo i criteri dello Universal Design for Learning, per cui notebook LM in Gemini si presta benissimo. Questo video sarà diviso in tre sezioni. Una prima sezione che introduce lo Universal Design for Learning e una seconda sezione che vi mostra come aggiungere a Notebook LM un'estensione che ci permetterà di organizzare meglio i nostri notebook e infine vedremo il tutorial completo di Notebook LM in Gemini. Troverete i capitoli con i timestamp all'interno della descrizione, quindi se volete potete saltare direttamente alla parte che vi interessa. Andiamo subito a vedere che cosa si intende per Universal Design for Learning. Lo Universal Design for Learning è un framework pedagogico sviluppato dal CAST negli anni 90. Il CAST è il Center for Applied Special Technology dell'Università di Harvard, che è stato fondato da David Rose e Anne Meyer e si basa su ricerche neuroscientifiche sul funzionamento del cervello umano. Lo Universal Design for Learning si ispira allo Universal Design architettonico, nato qualche tempo prima. Secondo questo approccio all'architettura, gli scivoli e le porte automatiche, quindi si parla di effetto curb cut, proprio effetto scivolo, sarebbero utili non solo per le persone con disabilità, ma di questo diciamo, annullamento delle barriere architettoniche ne beneficerebbero un po' tutti, anche per esempio mamme genitori con passeggini o anche persone che trasportano per esempio valigie. Quindi su cosa si basava lo Universal Design architettonico? Su rimuovere tutte le barriere architettoniche a prescindere poi da chi avrebbe dovuto utilizzare quell'edificio. Se trasliamo questo principio all'apprendimento, alla progettazione didattica, lo Universal Design for Learning dovrebbe progettare l'istruzione fin dall'inizio per accogliere la naturale diversità e variabilità degli studenti, mentre secondo il vecchio paradigma bisogna adattare i materiali a posteriori solo per gli studenti con una certificazione per bisogni educativi speciali, secondo il nuovo paradigma invece dello Universal Design for Learning, l'istruzione va progettata sin dall'inizio per tutti, perché siamo tutti diversi, a prescindere o meno di bisogni educativi speciali. Lo Universal Design for Learning si basa su tre principi cardine che sono collegati a specifiche reti neurali coinvolte nell'apprendimento. L'intelligenza artificiale vedremo che agirà all'interno dello Universal Design for Learning come un alleato per la differenziazione dei materiali e per l'espressione degli studenti. I tre principi cardine sono la rappresentazione, che è coinvolta nella rete di riconoscimento e quindi rappresenta il cosa dell'apprendimento. Il secondo principio è azione ed espressione e coinvolge la rete strategica, ossia il come dell'apprendimento, mentre il principio numero 3, coinvolgimento, riguarda la rete affettiva e rappresenta il perché dell'apprendimento. Adesso vediamo nel particolare ognuno di questi principi cardine. Secondo il principio numero 1, quello della rappresentazione, ossia il cosa dell'apprendimento, potremmo dire che gli studenti percepiscono e comprendono la realtà e le informazioni in modo diverso. Quindi, che cosa ci dice lo Universal Design for Learning? Che bisogna offrire il contenuto in formati multipli, quindi testo, diagrammi, video, audio, eccetera, per rimuovere le barriere percettive e linguistiche, garantendo in questo modo un'accessibilità universale ai materiali didattici. Secondo questo principio, quindi, come potremmo utilizzare l'IA in classe? Potremmo utilizzare diversi strumenti, come i lettori immersivi, per esempio, per dare la possibilità agli studenti di accedere attraverso diversi canali alle informazioni. Possiamo utilizzare Gemini, ChatGPT, Claude per riscrivere testi e renderli più accessibili. Possiamo utilizzare Canva per trasformare testi complessi, per esempio, in infografiche, mappe
o comunque elementi visivi. Inoltre possiamo utilizzare l'IA anche per creare, per esempio, dei glossari, soprattutto se parliamo di linguaggio tecnico oppure ci sono, per esempio, studenti stranieri. Il principio 2, azione ed espressione, riguarda il come dell'apprendimento e secondo questo principio gli studenti hanno bisogno di percorsi flessibili per dimostrare le proprie competenze, non più solo la solita verifica orale o scritta, ma dare agli studenti la possibilità di utilizzare diversi canali, per esempio le arti creative, prodotti multimediali, degli audio overview, eccetera. Secondo questo principio, infatti, gli studenti possono utilizzare output diversificati, podcast, video, presentazioni, fare speech to text o text to speech e utilizzare anche l'IA come scaffolding procedurale. Il terzo principio, infine, riguarda il coinvolgimento, ossia il perché dell'apprendimento. Sappiamo benissimo che l'apprendimento è guidato anche dalle emozioni e dall'affettività e anche dalla motivazione, ovviamente, per cui se gli studenti non riescono a decodificare i materiali didattici, spesso si scoraggiano e quindi viene meno la motivazione. Quindi per sostenere l'impegno l'insegnamento deve agganciarsi anche poi agli interessi degli allievi, promuovendone l'autonomia e le competenze metacognitive. Come l'IA può contribuire al coinvolgimento e all'abbassamento di quello che è il filtro affettivo, dei ragazzi nel momento in cui devono apprendere. Innanzitutto possiamo utilizzarla per la personalizzazione dei materiali e rendere i materiali più affini a quelle che sono le passioni e gli interessi dei ragazzi. Possiamo considerare l'IA anche come uno spazio in cui i ragazzi possono interagire senza sentirsi giudicati, cosa che accade a volte invece nella relazione con gli altri. Inoltre possiamo utilizzare anche l'IA per delle simulazioni, per esempio possiamo utilizzare chatbot strutturati per simulare dibattiti con figure storiche, scenari immersivi, apprendimento attivo e ludico che è profondamente coinvolgente. Quali sono quindi i benefici del progettare i materiali didattici, secondo il sistema dello Universal Design for Learning? Prima dell'UDL lo studente, produce una certificazione ovviamente, del suo bisogno educativo speciale ed è solo dopo che, l'insegnante adatta i materiali a quegli specifici studenti. Mentre, con lo Universal Design, for Learning potenziato dall'IA, gli strumenti sono disponibili per tutti. Quindi nessuno si distingue, non c'è lo stigma della distinzione del bisogno educativo speciale, ma ognuno può apprendere secondo i propri ritmi, secondo le proprie passioni e attitudini. Quindi si crea in questo modo un ambiente davvero inclusivo e autentico che tutela la dignità di ogni studente e promuove una vera cultura scolastica realmente inclusiva. Ricordiamoci però che l'IA va utilizzata in maniera etica, non deve essere un sostituto né dello studente né dell'insegnante, ma deve semplicemente essere utilizzata per abbattere quelle che sono le barriere meccaniche della decodifica e della organizzazione. Tutto il resto deve restare in capo agli studenti e agli insegnanti, quindi gli studenti devono concentrarsi sull'analisi critica, la creatività e la metacognizione. Inoltre, prima di scegliere una tecnologia da utilizzare in classe, devo chiedermi: questo strumento è flessibile? Consente modalità alternative di rappresentazione ed espressione? Soprattutto, integra delle funzionalità accessibili per persone che hanno, per esempio, delle limitazioni anche, fisiche, visive, uditive o motorie? Solo seguendo questo percorso potremmo integrare e implementare una didattica veramente inclusiva. Quindi in primis dobbiamo conoscere il framework dello Universal Design for Learning, dobbiamo poi esplorare gli strumenti di IA, dovremmo sperimentare e accertarci che siano davvero inclusivi e non dobbiamo mai dimenticarci di progettare con intenzione, cioè applicare i criteri dello Universal Design for Learning nella selezione
selezione di ogni risorsa, attività e valutazione, ponendo la varietà degli studenti al primo posto. E poi sarebbe buona norma condividere, diciamo, quelle che sono le nostre scoperte con anche gli altri docenti per creare una vera e propria comunità di pratiche inclusiva. Vi mostro ora come installare un'estensione di Chrome chiamata Web Clipper for Notebook LM che ci permette di organizzare meglio i nostri notebook e le nostre fonti soprattutto. Quindi vado a cercare Web Clipper for Notebook LM, lo apro nel Web Store e faccio Add to Chrome, aggiungi estensione. Dopo qualche secondo, vedete, me l'ha aggiunta. Cosa devo fare? Devo andare sul simbolino del puzzle e la devo fissare in alto in modo da averla sempre con me. A cosa mi serve questa estensione? Mi serve, come vedete dalla schermata, per importare direttamente gli URL di video YouTube in Notebook LM senza fare ogni volta copia e incolla. Mi permette di sincronizzare il mio Drive con le fonti presenti in Notebook LM, per cui se io carico delle fonti dal mio Drive e poi le vado a modificare in Drive, saranno sempre sincronizzate. Mi permette anche, vi mostro, di avere sempre una barra di Notebook LM accanto alla schermata principale alla nostra schermata principale per importare o modificare le fonti. Altra cosa interessante, ci permette di importare direttamente come fonte all'interno del nostro notebook delle chat con l'IA, dei post su Reddit oppure su X. Altre cose che ci permette di fare, per esempio, è di, abbiamo visto, anche di salvare poi le nostre fonti in massa in diversi formati che adesso andremo a vedere. Per prima cosa, ora vado a creare un nuovo notebook e vediamo tutto il tutorial di Notebook LM e di Gemini combinati. Per prima cosa, quindi, vado in Notebook LM e creo un nuovo notebook. Vado a caricare alcune fonti che io ho sul mio PC, sono delle fonti che riguardano la grammatica inglese e sono per lo più in formato PDF, ma ho anche delle immagini di testi scritti a mano, perché Notebook li riconosce, oppure screenshot o foto prese da libri di grammatica che trovavo interessanti. Quindi vado a selezionare le mie fonti e le inserisco. Posso inserire diversi formati. Infatti, vedete, se clicco sul caricamento, vedo i diversi formati. Possono essere PDF, immagini, documenti, audio, diversi tipi di video, MD, TXT, PowerPoint, eccetera. Quindi davvero tantissimi tipi di immagini. Altra cosa interessante è che posso effettuare direttamente la ricerca delle mie fonti sul web, fare una fast research o una deep research direttamente all'interno del mio notebook. Quindi vedete, io posso scrivere qui magari English Tenses e posso avviare una ricerca o sul web oppure sul mio drive e la ricerca abbiamo detto può essere veloce o profonda. Io lascio quella veloce per diciamo impiegare meno tempo. Faccio avvia e dopo qualche secondo vedrete che qui compariranno, vedete, dei risultati che io posso visualizzare e scegliere di importare. Se voglio aprire il singolo sito, clicco sulla freccetta e mi si apre direttamente il link se voglio verificare la fonte. Chiudo. Se mi convincono tutte, faccio importa oppure seleziono quelle che voglio importare. Quindi faccio importa e vedete ho tutte le mie fonti. La cosa interessante del notebook LM integrato con Web Clipper è che in alto mi dà queste opzioni.
Ho il sincronizza con Google Drive. Che cosa mi fa fare? Se io clicco sul sincronizza con Google Drive, ogni qualvolta io importerò delle fonti da Google Drive e le andrò a modificare direttamente in Google Drive, queste saranno aggiornate. Altra funzionalità di Web Clipper per notebook LM interessante è esporta sorgenti, quindi mi permette di esportare tutte le mie sorgenti, ci clicco, posso selezionarle, vado avanti e posso scegliere tra i formati Markdown, testo semplice o PDF. Clicco su PDF per esempio e va a esportarmi le fonti. Tra l'altro me la dà in formato zip. Vediamo un attimino se quelle YouTube, perché mi ha dato anche dei video YouTube, vediamo come me li ha poi caricati. Quindi Tensis, 5 Tensis, vediamo questo come me l'ha caricato. Sicuramente mi darà nel PDF la trascrizione del video YouTube, quindi non va a mettere direttamente il link, mi mette la trascrizione. Ritorno al mio notebook LM. Qui posso caricare, posso eliminare in massa le fonti perché diciamo senza Web Clipper posso eliminare le fonti singolarmente, mentre qui posso eliminarle in massa. Quindi in sostanza senza Web Clipper voi avreste solamente quest'icona. Altra cosa interessante che posso fare con Web Clipper per quanto riguarda le fonti è per esempio io adesso vado per esempio su YouTube e voglio importare per esempio direttamente un video. Quindi vado, cerco magari English Tenses, vediamo che cosa mi dà. Mi dà dei video, posso andare a scegliere qualche video, magari questo che mi dà dei consigli su come imparare i verbi inglesi e devo selezionare Web Clipper per notebook LM. Una volta che io ho aperto il mio Web Clipper, vedete, mi dà in automatico il mio account, però se non ho avuto accesso mi chiederà di accedere, voi fatelo, altrimenti non vedrete tutte le funzionalità Web Clipper. E una volta avuto accesso, mi dà la possibilità di scegliere il notebook all'interno del mio account e poi, siccome io mi sono posizionata su questo video, io voglio importarlo, quindi vedete, mi porto direttamente sul video, lo apro, aggiungi notebook. Una volta cliccato su aggiungi al notebook troverete il vostro video all'interno delle fonti. Questo funziona non solo con i video YouTube, ma anche con per esempio i siti web. Stesso procedimento, dovete andare sul sito web che vi interessa, cliccare su Web Clipper e importare la sorgente. Una volta importate le sorgenti potete procedere alla creazione dei vostri materiali utili per la didattica in prospettiva dello Universal Design for Learning. Infatti, se parliamo di molteplici mezzi per coinvolgere, ma anche per rappresentare le conoscenze, qui in Notebook LM Studio abbiamo diversi formati. Possiamo creare delle overview audio. Se io ci clicco posso scegliere anche il livello di profondità, posso scegliere la lingua. Vi consiglio di impostare la lingua della vostra interfaccia in inglese perché alcune funzionalità spesso sono disponibili nella versione inglese e non in quella italiana. Qui però posso impostare all'interno dell'overview, poi posso impostare la lingua di output. Una volta creato, diciamo, una volta impostata la lingua e magari inserito anche un prompt per dare istruzioni aggiuntive, faccio genera e qui mi andrà a generare l'audio dopo qualche minuto. Abbiamo anche
la sezione per generare le slide. Anche qui posso scegliere se deve essere dettagliata o meno dettagliata, la lunghezza, la lingua e qui posso chiedere in un prompt su cosa focalizzarsi. Magari potete scrivere nel prompt, per esempio, anche lo stile. Io lascio inglese perché magari io voglio la presentazione in inglese, però voglio, per esempio, uno stile manga, quindi manga style. Faccio genera e quindi nel frattempo mi genererà anche la presentazione. Stessa cosa posso fare per i video. Nella versione gratuita permette solo due modalità, breve oppure esplicativa. Nella versione a pagamento invece c'è anche la modalità cinematica che la dà solo in inglese ed è molto bella perché è un po' animata. Qui posso scegliere anche qui la lingua e poi posso scegliere o tra gli stili preimpostati oppure posso andare a personalizzare. Anche qui magari scrivo manga style e faccio genera. Posso ovviamente dire a Notebook LM su cosa si deve concentrare. Per quanto riguarda le mappe, se io ho impostato l'output all'interno delle impostazioni in inglese, me le darà in inglese di default. Però posso chiedere all'interno di questa schermata una personalizzazione, quindi per esempio posso chiedere ehm, in Italian, vediamo se me la genera poi in italiano. Posso creare dei report, anche qui personalizzato, un documento, una sorta di briefing, una guida per lo studio, il post di un blog, eccetera. Posso creare delle flashcard, posso scegliere la lunghezza e il livello di difficoltà e poi andare a specificare ulteriori dettagli nel prompt. I quiz, i quiz che saranno qui all'interno del mio studio e possono essere standard, quindi di default, poche domande o più domande, il livello di difficoltà. Chiudo. Abbiamo le infografiche che funzionano più o meno come le presentazioni, posso scegliere la lingua, l'orientamento, quindi panorama, ritratto, quadrata, se deve essere breve, standard o dettagliata e poi posso dare maggiori informazioni. Ricordatevi che in quella dettagliata fa più errori di ortografia, ma posso creare poi infine anche delle tabelle. Per esempio, se io ho dei dati all'interno delle mie fonti e volessi creare una tabella con dei dati estratti, appunto, vado a specificare la lingua della tabella e quali dati voglio estrarle. Vi mostro ora gli output generati da Notebook LM e che cosa cambia nell'esportazione nel momento in cui ho attivato Web Clipper. Infatti, se io vado a vedere la tabella che mi ha generato, se clicco sui tre puntini, oltre al classico export to Sheets, cioè l'esportazione in Google Sheets, mi permette anche di esportare come Markdown ed Excel, cose che non sono possibili all'interno di un notebook senza l'estensione Chrome Web Clipper. Quindi, per esempio, voglio esportare in Excel, ci mette un po'. E vedete, si mi apre qualcosa a livello pubblicitario, ovviamente perché è la versione gratuita e mi ha esportato il file in Excel. Per quanto riguarda l'audio, le opzioni di esportazione sono uguali anche con Web Clipper, me lo esporta, scusate, il video in MP4 e l'audio in MP3. Come vedete, potete anche condividerlo direttamente inserendo delle email e poi abbiamo le opzioni di esportazione della presentazione. Mi permette di esportarle in più rispetto alla versione senza Web Clipper in formato zip, quindi esporta come immagini in formato zip.
Se invece faccio anche, proviamo a vedere se nella versione PPTX è modificabile, perché la versione PPTX, ma anche quella PDF sono disponibili anche senza Web Clipper, però voglio vedere se poi effettivamente c'è una differenza. Nel frattempo, vedete, mi sta scaricando il PPTX, vediamo se è modificabile in formato PowerPoint. In realtà me lo esporta come delle immagini. Io ovviamente non ho il PowerPoint, però vedete, in realtà me l'ha caricato come singole immagini e non come livelli che si possono modificare. Chiudo. Vediamo invece l'esportazione in PDF. L'esportazione in PDF sicuramente è uguale a quello del notebook LM standard. Per quanto riguarda la mappa, io avevo chiesto di creare una mappa in italiano nonostante la mia interfaccia e la lingua di output fossero impostati su inglese ed effettivamente me l'ha creata in italiano. Per espandere tutta la mappa clicco qui e vedete me la espande. Posso scaricarla, di qui posso cancellarla. Se ritorno ai tre puntini qui in questa visione studio, posso esportarla a differenza del classico notebook LM che me la fa esportare esclusivamente come immagine, qui me la fa esportare anche in Markdown o PML, in FreeMind oppure in Obsidian, oppure me la fa condividere. Altra funzionalità molto interessante di Web Clipper in Notebook LM è la possibilità di esportare le chat in PDF o Markdown. Per esempio, se io chatto con le mie fonti per creare una guida allo studio dei tempi verbali inglesi, poi posso scaricare tutte le domande e le risposte per i miei studenti proprio in formato PDF e caricarle magari sulla loro Classroom. Vediamo adesso come Notebook LM sia integrato in Gemini, una integrazione in realtà bidirezionale. Innanzitutto vado sul mio Gemini con account personale. Vi ricordo che con l'account Edu potreste avere delle limitazioni e quindi non visualizzare effettivamente l'integrazione. E troverò qui sulla mia sinistra proprio la sezione dedicata ai notebook, in cui ho proprio tutti i notebook che vedete ho all'interno, vi faccio vedere, del mio account. Io sono al momento su questo che ritrovo qui all'interno di questa sezione. Vedete, ho tutte le fonti. Se clicco sulle fonti posso vederle e posso anche aggiungerne altre, quindi posso anche qui copiare un testo e incollarlo, posso aggiungere siti web, posso aggiungere risorse direttamente dal mio Drive o posso caricare dei file. Una cosa interessante è che io all'interno di questa sezione di questo notebook posso avere diverse conversazioni con il mio notebook, quindi vado a ridurre come notebook LM la possibilità di allucinazioni, però ho anche la possibilità di creare altri artefatti. Vi faccio vedere, magari io vado sul più e voglio effettuare una ricerca più dettagliata e chiedere, quindi ispirarmi alle fonti, ma anche chiedere, trova altre fonti attendibili sui tempi verbali inglesi. Solo fonti in inglese. Quindi vado sulla Deep Research, ho selezionato la Gemini Flash e clicco invio. Ci metterà ovviamente un po' di tempo, sta generando un piano di ricerca, quindi qui abbiamo tutto il ragionamento di Gemini, ci mette qualche secondo e una volta generato il piano di ricerca faccio avvia.
La cosa interessante, vedete che io anche all'interno di Gemini ho proprio anche Web Clipper che mi permette di andare ad aggiungere quella risorsa all'interno del mio notebook LM, però in realtà lo posso fare anche all'interno del Gemini stesso proprio per via di questa integrazione. Una volta terminata la ricerca, mi dà un report davvero dettagliato andando a fare un po' un'analisi di tutte le fonti aggiuntive. Quindi mi dà ulteriori informazioni su tutti i tempi verbali inglesi. Io ovviamente non ho chiesto di darmeli in inglese, me li ha dati in italiano, avrei potuto benissimo chiederglielo in inglese. Con questo report, vedete, ho poi tutta la lista delle fonti che io posso consultare. Per esempio, questa integrazione si rivela molto interessante nel momento in cui io, avendo il notebook LM gratuito, posso aggiungere fino a 50 fonti. Invece, in questo modo, poi posso integrare quelle 50 fonti anche con il resto della rete e far fare determinate cose a Gemini. Perché, per esempio, all'interno dei canvas di Gemini io posso non solo ovviamente condividere ed esportare in documenti quanto prodotto, però posso creare anche altri artefatti che sono un po' diversi anche da quelli creati da Notebook LM. Posso creare una pagina web, posso creare un'infografica che non è l'infografica creata in Notebook LM, quella creata in Notebook LM è più una sorta di immagine di disegno. Qui invece mi va a creare davvero dei grafici. Posso creare anche qui dei quiz, delle flashcards e un audio overview anche qui all'interno. Oppure posso descrivere qui all'interno la mia app e mi va a creare un'app col codice. Vi faccio vedere il tipo di infografica che mi crea all'interno di Gemini, quindi clicco su infografica e su tutto questo testo mi andrà a creare proprio la rappresentazione grafica. Ci vuole qualche minuto ovviamente e alla fine avrò, vedete, questo risultato che è un'app praticamente interattiva, dei grafici interattivi che mi permettono di vedere i vari risultati. Posso poi chiedere anche di aggiungere funzionalità di Gemini. Una volta creata quest'app la posso scaricare e me la scaricherà in formato HTML che poi posso, vedete, aprire tranquillamente col browser e utilizzare, quindi la posso dare ai miei studenti o gli studenti possono creare questo tipo di app per studiare, perché diciamo questo sistema di studio si integra perfettamente all'interno dello Universal Design for Learning di cui stavamo parlando. Oppure poi posso condividerla, quindi posso copiare i contenuti o se faccio condividi vedete posso copiare il link, in questo modo vado a generare un link pubblico e lo condivido con i miei studenti. Vi ricordo che alcune funzionalità di queste, soprattutto per quanto riguarda la condivisione, nel vostro Gemini Education potrebbero essere disabilitate, quindi vi consiglio di creare questi materiali col vostro account personale e poi di condividerlo con gli studenti, facendo sempre attenzione ovviamente a rispettare quelle che sono le regole del vostro istituto o comunque del GDPR e dell'AI Act. Ritorno alla mia, diciamo, al testo che avevo creato e vi faccio vedere anche altre cose che si possono realizzare. Vado a creare adesso, quindi ho creato un'infografica, adesso creo una pagina web. Adesso mi creerà una pagina web, ci metterà anche qui qualche minuto, ma vedete che questo approccio è molto interessante, soprattutto nell'ottica di cui parlavamo prima dello Universal Design for Learning, soprattutto per i molteplici mezzi di espressione e rappresentazione, ma anche per il coinvolgimento degli studenti. Sta caricando. Anche qui vedrete che mi sta creando un esploratore di tempi verbali, così l'ha chiamato, però ovviamente poi posso cambiare anche il titolo se voglio.
ci mette qualche minuto in più per la generazione, quindi attendiamo e vedete mi ha creato un vero e proprio sito web. Tra l'altro mi permette anche di vedere alcune statistiche, eccetera. Mi ha dato un problema durante l'esecuzione del codice. Posso chiedere di correggere errore direttamente, quindi poi mi va a generare nuovamente il tutto. Vedete, mi ha creato un sito con modelli, dati corpora, la voce passiva, risorse, quindi mi ha creato anche, diciamo una sorta di bibliografia con le risorse. Ritorno alla mia diciamo al mio testo e vado a creare un'altra risorsa. In questo caso creo per esempio un quiz. In questo modo gli studenti, proprio, in virtù di quello che dicevamo prima, possono esercitarsi sui vari argomenti senza, avere la pressione del giudizio, perché vedete qui crea dei test, i ragazzi possono, rispondere, vi dà anche se la risposta è esatta o sbagliata, scrivendo anche perché, quindi, possono esercitarsi tranquillamente. Oltre a questo tipo, di app, io posso creare anche dei giochi, per esempio, perché selezionando Canvas e selezionando poi, la modalità più adatta, per la generazione del codice, che sarebbe quella Pro, però ho esaurito, diciamo, il limite giornaliero. Quindi magari proviamo a vedere se lo fa comunque. Crea una web app che permetta ai miei studenti di studiare i tempi verbali inglesi. Vado su invia. Dopo qualche minuto ho la mia app per lo studio, quindi ho questa breve guida e poi dei quiz interattivi. Vedete, funziona, mi dice se è corretto o se è sbagliato e quindi poi mi permette di andare ad altre domande. In realtà mi ha creato un'app piuttosto semplice perché ovviamente ho selezionato la modalità flashlight, ho esaurito i miei, diciamo, crediti per la modalità Pro, ma vi assicuro che con Gemini Pro viene fuori un'app molto più carina, molto più interessante e molto più completa. Come vi ho fatto vedere precedentemente, se torniamo alla vecchia chat, perché ho dovuto poi aprire due chat in quanto avevo la finestra di contesto era diventata troppo lunga, quindi vedete ritorno, avevo aperto due chat. Quindi vedete voi all'interno dello stesso notebook potete aprire chat diverse e condividerle con i vostri studenti. Poi se andate sui tre puntini potete rinominarle, rimuoverle dal notebook oppure addirittura spostarle in un altro notebook. La stessa cosa potete fare anche con tutte le altre chat. Se avete delle chat passate che parlano di quell'argomento e per esempio avete ottenuto dei report molto interessanti sull'argomento, andate sui tre puntini e potete fare aggiungi al notebook. Se io clicco aggiungi al notebook, poi mi viene fuori la lista dei notebook e posso aggiungere il mio materiale. Quindi io mi ritrovo poi, vedete, queste chat all'interno dei notebook. Apro di nuovo la chat. Se vado sui tre puntini, posso condividere la conversazione anche di qui, spostare nel notebook, rinominare, vedere i file in questa chat oppure rimuovere dal notebook. Se vado invece nel mio proprio notebook LM, vedete, nel frattempo mi ha portato le mie due chat che ho avuto con Gemini all'interno del notebook e posso utilizzarle quindi come fonti.
Queste funzioni sono ovviamente molto interessanti nel momento in cui vogliamo un workflow, più liscio e vogliamo creare, delle chat condivisibili con i nostri studenti che possano utilizzare i nostri materiali e, chattare diciamo con Gemini in maniera sicura, con fonti attendibili e soprattutto, non sentire appunto quella pressione che di solito il doversi esporre al resto della classe, fa venir fuori. Penso che su, diciamo Notebook LM in Gemini non c'è altro da dire. Ovviamente qui potete creare anche altri artefatti, potete creare delle immagini, creare musica, apprendimento guidato, eccetera. Ovviamente tutto ciò dipende anche dal tipo di Gemini che avete. Per esempio nell'account Gemini Pro for Education potete creare anche dei video, quindi a partire magari dalle vostre fonti fate generare a Gemini dei video. Però ricordatevi che dovete sempre verificare che l'amministratore del vostro workspace abbia permesso appunto l'integrazione dei notebook all'interno di Gemini. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete domande potete farle nei commenti. Vi invito anche a riflettere un po' su quello che è lo Universal Design for Learning e come questa tecnologia può essere utilizzata per implementarlo al meglio. Se avete qualcosa da dire fatelo nei commenti oppure scrivetemi alla mia email digiateacher@gmail.com. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!